mio gran capo è il cliente. Noi ne siamo l'esempio, abbiamo la grossa distribuzione che qua intorno non li guardiamo neanche, facciamo tutto un altro lavoro. Ma ad esempio il progettista che ha ideato questo disegnava banconi per panifici, anche se siamo bravi, non ho timore di dirlo, avevamo problemi su problemi. Sinceramente non lo vedevo alla fine del tunnel, è stato l'unico periodo che sono dimagrito della mia vita. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Siamo sulla statale Valassina, la statale che collega Lecco con Milano. Ci troviamo tra Lissone e Muggiò e oggi andiamo a comprendere una questione veramente annosa, ovvero nel momento in cui ci troviamo a ristrutturare un bagno, a che cosa dobbiamo fare attenzione e soprattutto quali passi dobbiamo fare. Andiamo! Oggi parliamo di un'azienda che nasce dalla passione di 2 fratelli che più di 37 anni fa, dopo una breve esperienza nell'attività di famiglia, decidono di aprire il loro primo showroom. In questa puntata ci occuperemo della ristrutturazione e arredamento di quella parte della casa che troppo spesso non viene valorizzata come dovrebbe. E dire che insieme alla cucina è un punto cruciale nella quotidianità ed un luogo dove ci piace coccolarci. Stiamo parlando del bagno e oggi scopriremo insieme a dei veri esperti in materia come sia possibile trasformare il proprio bagno in un ambiente da vivere miscelando perfettamente eleganza e funzionalità. Vincenzo ci racconterà come l'attenzione verso i clienti, l'alto livello di qualità e lo stare al passo coi tempi siano gli ingredienti fondamentali del loro successo. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Qua ci troviamo nello showroom di Lissone, che è l'ultimo nato. Noi ne abbiamo 3, con questo il 4, e qua dentro accogliamo le persone che hanno l'esigenza di arredare una parte importante della loro casa, che è il bagno, che sembra un localino piccolino, uno sgabuzzino. In realtà poi ci sono un sacco di cose che uno desidera, vuole, perché con la cucina è uno dei 2 ambienti dove quotidianamente tu vai per incominciare la tua giornata e per terminare la tua giornata. Quindi sono punti cruciali per uscire e fare una buona giornata e tornare e rilassarsi da una buona giornata. Quando si vive in più persone sotto lo stesso tetto e si hanno magari orari coincidenti, c'è lo sgomitare per entrare in bagno, no? Entro io prima in doccia, io prima uso io il bagno o cose di questo tipo. È vero, sono cose che tutti i giorni ascoltiamo, anche perché poi il nucleo familiare cresce negli anni, quindi le esigenze del bagno, della casa cambiano. Quello che andava bene quando ci si sposa, quindi il bagno, un lavabo, una doccia e via, quando nel progresso della vita si incomincia a avere magari 1 o 2 bambini, gli orari fino di solito ai 15 anni vanno bene, dopodiché no, perché succede che i ragazzi vanno alle superiori, si alzano alle 7, invece a quel punto c'è del traffico in bagno e quindi solo per lavarsi dei denti
si rischia di avere delle discussioni mattutine e quindi vengono da noi per gestire, se mi permetti, la logistica di questo locale. Avere magari il bagno di servizio dove andiamo ad aggiungere un'altra doccia, oppure un bagno dove è necessario avere 2 postazioni di lavabo, Certo. che fino a 10 anni prima nessuno avrebbe neanche mai pensato di fare, no? Ecco, diciamo che queste sono le problematiche che quotidianamente ci sentiamo dire dai nostri clienti. Per progettare questo showroom non ti sei affidato al classico architetto che lavora con ugualmente l'arredamento eccetera eccetera. Come mai? Qual è il pensiero che hai fatto? Per quanto potessimo prendere un buon professionista, che ce ne sono, che si occupava di stand, di showroom, aveva sicuramente un mindset nel fare bene un tipo di showroom per l'arredo bagno. Io ho visto, sviluppando gli altri, che sono sempre venuti dei bei progetti, ma avevo l'impressione di un déjà vu. Ho pensato, ma se io prendo un progettista che non ha niente a che fare con l'arredamento, che si occupa di tutt'altro, sicuramente mi darà delle idee, magari abbastanza complesse da capire, perché Sì. poi è difficile quando sposti completamente Certo. il modo di pensare. Ma ad esempio il progettista che ha ideato questo disegnava banconi per panifici, quindi Con una roba non c'entra completamente niente, differente. ma lo scopo che volevamo l'abbiamo ottenuto. Ho fatto uno showroom che è completamente diverso da tutti gli altri, sia i nostri ma anche quelli di altri competitor. È un involucro unico che mette a fuoco gli arredamenti in un'altra maniera e devo dire che è molto bello, piace molto anche. Sì. Senti, ci fai fare un po' un tour e ci racconti com'è configurato questo showroom, che cosa possiamo trovare? Sì, allora gli showroom noi li abbiamo predisposti in maniera che ogni posizione è stata creata e costruita per avere un layout insieme, quindi non è un'esposizione di oggetti da bagno messi insieme per dire c'è questo, c'è questo, c'è questo. Ogni area, Sì? una volta che viene concepita come spazi, c'è proprio un lavoro anche abbastanza importante di andare a selezionare brand che possono stare nell'insieme in un'idea visibile e abbastanza comprensibile per la persona che entra, che non fa il nostro lavoro. Il termine layout si riferisce alla disposizione e alla strutturazione degli elementi in uno spazio. Nel contesto di uno showroom, il layout indica la disposizione strategica di prodotti, arredi ed elementi decorativi per massimizzare l'attrattiva visiva e la funzionalità dello spazio espositivo. Un layout efficace guida i visitatori con un percorso intuitivo, valorizzando i prodotti in modo accattivante e agevolando la navigazione fluida nello spazio. Quello che mi ha colpito è che ho visto delle zone che troviamo sia qui davanti che anche in fondo di là, Sì. che sono delle zone che sono tipiche da spa in qualche modo, perché con le pietre, con la passerella eccetera, si realizzano anche queste cose in casa. Sì. Allora, sta sempre crescendo di più il fatto che la casa deve essere un rifugio, un covo di benessere, dove tutto quello che è fuori rimane fuori e quindi nell'interno della casa vuoi stare bene. Sì. Quindi ci sono delle aziende che hanno sviluppato progetti di spa private Sì. a misura di, non ti dico di appartamento, però di casa, e abbiamo tanti clienti che oltre a volere i bagni nuovi, belli, fatti, vogliono la loro spa. Una sauna, un bagno turco, una grotta di sale. Nell'ultimo anno controlliamo i dati eccetera, quindi vediamo i prodotti che sono stati più richiesti e facciamo in modo di metterli fuori in una determinata maniera per dare, come ti ho detto prima, un'esposizione visiva immediata. Molte volte i clienti ci danno un sacco di idee Sì. che poi noi segniamo
su un taccuino e poi le sviluppiamo. Ad esempio questo modello che tu vedi piace alle signore perché non rovina le unghie. Io non ci sarei mai arrivato, vedi? La maniglia è fatta così e quindi noi questa cosa che impariamo dai clienti la facciamo nostra e la trasmettiamo poi ai clienti che vengono. Certo. Quindi la signora, guardi, se lei vuole questo tipo di oggetto permette anche questo. E credimi, sono quelle cose Quei dettagli che fanno la differenza che poi fanno la nell'uso differenza. quotidiano. Esatto, fanno la differenza nell'uso quotidiano e uno ti riconosce la competenza che hai perché gli stai dando un sacco di informazioni. La cosa principale è l'ascolto, non è cercare di venderle qualcosa, è capire cosa hanno bisogno senza proporre. Quindi in base all'ascolto che tu fai riesci a capire con la competenza che hai in materia come la puoi aiutare a sistemare il bagno come un puzzle perfetto. Sì. Se il bagno padronale, se il bagno di servizio, se lavanderia, se hanno 2 bambini maschi, se sono adulti, se sono adolescenti. E allora a quel punto è il cliente che capisce che gli hai messo un piano di lavoro di tutto quello che a lui serve. Sì. Se no si riduce a fare, come fanno magari molti, tu fai un preventivo. Io li amo chiamare preventivisti professionisti. Sono bravi a fare una lista di tutto quello che tu chiedi, che vuoi, ti fanno la lista, un preventivo e te lo danno, perché loro non hanno la competenza di capire se quello che tu desideri per casa tua sta bene in casa tua. Loro si limitano a far bene un preventivo. Sì. E qualsiasi cosa che tu scegli, sì va bene, sì va bene, sì va bene. Io magari mi rivolgo al fornitore di arredi e poi devo andarmi a prendere il muratore, l'artigiano, devo andarmi a prendere l'idraulico, devo andarmi a prendere l'elettricista, che sono tutte quante figure scollegate fra loro nel portare a casa la mia ristrutturazione. Certo, lì è un delirio, guarda, ma un delirio perché poi uno si improvvisa esperto nella ristrutturazione, allora, molte volte il muratore, ci penso io, faccio io, però poi in realtà fa un bagno come vuole lui, non come vuoi te. E il fatto è che nel momento in cui hai a che fare con attori differenti che devono collaborare fra di loro ma sono differenti, poi alla fin fine non si sa mai di chi è la responsabilità e certo. tu ti ritrovi sempre con che non sai esattamente quando inizia la ristrutturazione e non hai idea di quando finirà. Sì, lì è proprio la figura che poi il proprietario prende inconsciamente, che è direttore dei lavori. Sì. Il direttore dei lavori è una figura professionale chiave che supervisiona e gestisce l'intero processo di trasformazione edilizia. Responsabile della corretta esecuzione dei lavori, coordina gli operatori, controlla la conformità alle normative e verifica la qualità del risultato finale. Il direttore dei lavori svolge un ruolo cruciale nella gestione delle risorse, facilitando una comunicazione efficace tra tutte le parti coinvolte nel progetto. Prende questa responsabilità di coordinare 5 professionisti artigiani scollegati tra di loro in un locale di 3 metri per 2 dove tutto deve essere gestito con una tempistica che ti permette di finire i lavori in 10 giorni. Quando non sono coordinate queste persone, Sì. il muratore finisce, deve venire il posatore non mi ha avvisato il muratore, ma no, deve venire l'elettricista. Cioè tu, oltre a perdere giornate di lavoro e aver speso un mucchio di soldi perché li spendi, Certo. non sei neanche soddisfatto, ti trovi a usare le ferie di lavoro per assistere, perché sei diventato direttore di lavori, ma dove la responsabilità non è di nessuno, hai capito? E quando vengono clienti per fare il secondo bagno, la cosa più ostica è questa: non ci credono che si discute qua un progetto, si mette a terra, lo si vede in 3D, quindi una realizzazione fotorealistica. I 3D che mi avete fatto vedere non sono dei 3D
che sembrano realtà virtuale, eccetera, eccetera. Cioè io ti ho dovuto chiedere proprio, ma quella è una foto o un 3D? Sono 3D in alta definizione, non sono quei programmini di copia e incolla Sì. dove si mette insieme una parete. Ogni progetto in 3D viene sviluppato dall'ufficio tecnico e viene definito chiaramente con la tua piastrella, che non è uguale a quella di un altro cliente, il tuo mobile, le tue misure. Sì. Quindi hai già una visione del risultato. Tu potresti dormire tranquillo, lasciare le chiavi e trovi quello che hai visto sul video. I nostri consulenti, quando ti consigliano per degli oggetti o degli abbinamenti, è perché minimo li hanno visti in 10-20 bagni che loro hanno realizzato, perché loro vanno sui cantieri e questo gli permette di avere una competenza tale che difficilmente non riescono a soddisfare il progetto, Certo. perché i progetti li vedono, escono fuori da questo negozio e tutto questo è fatto per poter dare il miglior servizio al cliente. Volendo fare un paragone, quindi una scala, prendiamo di riferimento l'esempio delle auto perché è la cosa più semplice da comprendere, per cui possiamo fare una scala dall'utilitaria Fiat fino alla macchina di lusso Ferrari. Il bagno dove si classifica in questa scala? Non Ferrari, ma dovresti Audi, Mercedes. Ok? si Quindi posiziona lì. ugualmente siamo un prodotto di alta gamma. Siamo un prodotto di alta gamma. Chi più spende meno spende, effettivamente dovrebbe essere così, o sbaglio? Guarda, è un detto che funziona, cioè al di sotto di alcuni parametri qualitativi, e noi siamo chiari fin dall'inizio perché, credimi, e aiutare anche le persone spiegando queste cose, facciamo capire che al di sotto di alcuni parametri qualitativi non siamo in grado di aiutarli, anche perché noi vorremmo lasciare qualità in casa delle persone e tranquillità. Non tentiamo neanche di forzare il cliente se vuole spendere meno, perché poi sappiamo che lo vediamo arrivare per una cerniera, per un'antina, un piano che si rovina, uno specchio che perde l'argentatura, e quindi preferiamo evitare queste cose. Noi abbiamo 20 partner, non di più. Come fornitori che trattate in qualche modo. Sì. Che abbiamo selezionato e devono andare prima bene a noi. Quando vanno bene a noi, allora li proponiamo ai clienti, ma noi sulle aziende siamo abbastanza selettivi. Ogni volta che inseriamo un'azienda ci impieghiamo 6 mesi, credimi, perché dobbiamo capire come funziona. Caspita. E andiamo addirittura anche nell'azienda a vedere cosa c'è dietro. Questa roba qui, ragazzi, io lo so che è un vezzo, ma quanto è bella, guardate qua. Cioè, è anche quasi da ASMR, cioè, quanto è bello questo dettaglio. È veramente effettivamente un vezzo, ma il fatto che io col pulsantino apro e chiudo la doccia senza effettivamente è una cosa simpatica. ASMR, acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response. È una sensazione piacevole e rilassante in risposta a stimoli specifici, come suoni delicati, sussurri o movimenti leggeri. Questi stimoli possono generare una sensazione di calma che si diffonde dalla testa al corpo. Esistono video ASMR online dove creatori producono contenuti appositamente progettati per indurre questa risposta sensoriale, offrendo un'esperienza rilassante e distensiva. Quanti bagni ristrutturati all'anno? Guarda, riusciamo a gestire bene, perché noi vogliamo gestirli bene, all'incirca sui 120 bagni all'anno. Caspita. Beh, abbiamo un buon team organizzato. È un bagno ogni 3 giorni. Sì, visto così è un bagno ogni 3 giorni. Quindi considerando il tempo che ci vuole per ristrutturare un bagno, tanta roba. E fate tutto internamente voi. Sì, diciamo che la parte organizzativa deve essere fatta proprio bene. Al millimetro. Al millimetro, perché le persone
dove noi ristrutturiamo i bagni, Sì. il 99% ci abitano. Quindi tu immagina avere in casa tua, è un cantiere a tutti gli effetti, Sì. è un cantiere, quindi muratori Sì. che di certo non sono ballerini, Sì. quindi si muovono, vanno, vengono, smontaggio di piastrelle, eccetera, polvere, deve essere tutto fatto ben organizzato e stare il minimo indispensabile che serve per fare un buon bagno, non un giorno di più. Sì. Di solito noi il tempo lavorativo di ogni bagno viene gestito in 9-10 giorni, entriamo e usciamo. E l'ultimo giorno mandiamo anche l'impresa di pulizie che si occupa di spolverare la polvere che è rimasta nell'interno della casa come servizio. Che nonostante voi già facciate un trattamento specifico nell'isolare il bagno, Sì, nell'aspirare sì. ugualmente le Sì, sì, polveri sì. verso l'esterno, eccetera, eccetera. Sì, sì, lì abbiamo un sistema che porta dal bagno le polveri all'esterno per cercare di contenere la polvere. Usiamo delle porte a cerniere Sì. per permettere sempre alla polvere di non uscire, passatoie. Passiamo quasi una giornata a preparare il bagno, Prima di quindi iniziare il a lavoro. vestirlo. In realtà vestiamo la casa perché Sì. il bagno Certo, lo smantelliamo. Quindi noi siamo coscienti che creiamo un disagio, anche se siamo bravi, Sì. non ho timore di dirlo, però crei sempre disagio, una persona non si sente a suo agio nell'interno e devi cercare di fare in modo che questa cosa sia meno percepita possibile. Assolutamente. E voi fate questo lavoro, Vincenzo, da ben 37 anni, siamo nel 2024 oggi. Sì, 37 anni. Mio padre aveva una piccola azienda di laccatura Sì. di mobili e guarda caso di bagni, no? Ok. Abbiamo partecipato nell'azienda di famiglia come laccatori, Sì. eccetera. Dopodiché un cliente di mio padre, quando io studiavo, mi ha chiesto se potevo andare da lui al sabato a dargli una mano nella vendita, eccetera. Io me ne sono innamorato. Mio fratello Giuseppe, che ha sempre amato la parte tecnica, lui gli piaceva andare dai clienti a prendere le misure, a montare, è sempre stato, diciamo, portato su queste cose. E praticamente ci siamo trovati in un team familiare e abbiamo proseguito io e Giuseppe fino a ora. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Quando siete partiti 37 anni fa, ugualmente, se vuoi, lasciami passare anche questo termine, era un po' più facile fare impresa Certo. rispetto a oggi, perché c'era meno concorrenza, c'era meno comunicazione, c'era meno rumore, eccetera, eccetera, e c'erano anche più nicchie aperte in qualche modo. Oggi invece fare impresa è diventato veramente impegnativo. Quali sono stati quegli ingredienti che dal tuo punto di vista dici questa roba qui ha funzionato? Penso il fatto di non aspettare il cliente che entrasse dalla porta del negozio, come era prima, che era facile. Quindi è stato proprio capire questa cosa molto tempo fa e a quel punto studiare, leggere, continuare a formarsi e capire le dinamiche che negli anni cambiavano. Che non era facile. Abbiamo messo a terra dei piani di lavoro con investimenti pubblicitari e sempre mettendosi poi in discussione, andando avanti, abbiamo capito che avere delle persone, se vuoi andare lontano, devi avere delle persone che ti aiutano. Certo. Non è semplice per un imprenditore dire
a una persona: aiutami a fare questo passo, aiutami a capire questa cosa. Non è semplice, però se tu non fai questo, se non incominci a capire che per crescere hai bisogno dai collaboratori a della formazione costante e continua, ti fermi, poi puoi usare l'alibi che vuoi, il mercato non si vende più come prima, Certo. I clienti vanno alla grossa distribuzione, puoi prendere le scuse che vuoi. Qual è il momento che tu identifichi come momento più difficile della tua azienda, della tua storia imprenditoriale, in cui magari hai sentito mancare la terra sotto i piedi, magari hai sentito che stavi sbagliando tutto, che potevi chiudere da un giorno all'altro, oppure un momento proprio difficile? Qual è il momento più difficile che identifichi? Ma direi molto probabilmente nel momento in cui l'azienda ha fatto questo salto di espansione, e ti dico, non eravamo pronti, pensavamo di essere pronti, ma non era così, quindi non davamo un servizio come volevo io, e avevamo problemi su problemi e non avevo ancora le persone giuste che seguissero poi tutti i clienti. Lì, guarda, potevo sdoppiarmi, dividermi in 3 o 4, ma alla fine non ci arrivavo. Ecco, lì è stato un momento dove ho capito che probabilmente avevo troppa foga e sono partito in questo progetto 2 anni prima di essere pronto, e questa cosa l'ho pagata, perché a me che chiamano i clienti o scrivono le email che non sono soddisfatti perché siamo andati in ritardo, non abbiamo sostituito una cosa nei tempi corretti, ancora oggi mi fa star male, perché so da dove vengo. Certo. Cioè, come l'hai superato? Come sei riuscito a tener fede al fatto che ugualmente la strada era quella corretta e si trattava di, lasciami passare il termine, scollinare quel momento per riuscire ad avere nuova luce? guarda, è stato un periodo dove sinceramente, come ti ho detto prima, non ero tranquillo, non dormivo bene, e ho capito che mi mancavano un paio di persone e ho capito che dovevo anche formarle. Quindi il tempo di formazione, se vuoi fare le cose fatte bene, che poi vadano da sole, hai bisogno un tempo, cioè non è che trovi un mago che viene con la bacchetta e ti risolve i problemi. Quindi abbiamo tenuto duro per un 6-7 mesi. Nel frattempo mi dividevo, anche se dovevo cercare di darmi, cioè dire guarda che è giusto. Sinceramente non lo vedevo alla fine del tunnel, però devo autoconvincere che c'era una luce giù in fondo e così è stato. Guarda, è stato l'unico periodo che sono dimagrito della mia vita, questo. Qual è il suggerimento che ti senti di dare a un altro imprenditore che sta guardando questa puntata e ci sta guardando in questo momento e che magari è o in un momento di difficoltà o comunque sta progettando la sua espansione, la sua crescita e sta cercando di capire come fare, oppure sta improntando una nuova impresa, una nuova linea di prodotto, eccetera? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Vincenzo vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Ascoltare attentamente i clienti è cruciale perché consente di comprendere le loro esigenze specifiche e offrire soluzioni mirate. Questa pratica favorisce relazioni a lungo termine e contribuisce a costruire una reputazione positiva perché dimostra un impegno autentico nel soddisfare le esigenze individuali anziché semplicemente promuovere prodotti generici. 2. Mantenere un elevato standard di qualità nel servizio e nei prodotti è essenziale. Questo impegno non solo risponde alle aspettative dei clienti, ma instaura fiducia consolidando l'immagine aziendale. La qualità riflette l'impegno verso l'eccellenza e facilita la crescita duratura. 3.
Essere al passo con il mercato è vitale nell'ambiente aziendale dinamico. L'informazione e la formazione costante consentono di adattarsi rapidamente e cogliere opportunità. Chi è attento ai mutamenti acquisisce un vantaggio competitivo, garantendo una presenza agile e una capacità di risposta immediata. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci occuperemo di acqua e lo faremo raccontando la storia di un'azienda che ha come mission quella di portare a tutte le famiglie del nord Italia un'acqua pura e buona in ottica di ecosostenibilità. Scopriremo quali sono i motivi per cui ognuno di noi dovrebbe avere in casa un sistema per migliorare la qualità dell'acqua domestica e come questa azienda in soli 5 anni è diventata una realtà importante nel suo settore, realtà che ad oggi conta più di 50 dipendenti. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Vincenzo e noi ci rivediamo la settimana prossima. Un progetto di espansione, di crescita non può essere più fatto a braccio, come magari era possibile 30 anni fa. Deve essere messo a terra, messo scritto con dei passaggi credibili, fondamentali e realizzabili. Non tanto ci arrivo, questo è fondamentale. Quindi se credi in un progetto lo metti a terra e vedi se è realizzabile, cosa ti occorre per arrivare là. Dal personale, perché se vuoi fare una cosa grande puoi essere da solo, sì, ma se vuoi andare lontano hai bisogno delle persone. E le persone devono essere quelle giuste. Vincenzo, invece, per tutti coloro che stanno guardando questa puntata e sono rimasti affascinati dal vostro modo di lavorare, da questi bagni e vogliono effettivamente arrivare al bagno dei loro sogni, per contattarvi mettiamo qui il sito che è www.ilbagnogroup.com e potete prendere un appuntamento con un consulente che vi può aiutare a realizzare i vostri sogni. Fantastico. Noi invece adesso andiamo a finire di registrare delle ads per completare il lavoro che stiamo facendo. Vincenzo, è stato un grande piacere. Grazie. Il bagno La gestione delle risorse, sì. Puta su un centesimo. Certo, non va mica bene. Chissà cosa mi rifila questo. È il terzo giorno che siamo insieme. Donne, amiche, che proprio il bagno diventa un salotto. Non ci spostiamo un po' di là? Fate un po' di macena.